Mi chiamo Nunzia Penelope, sono una giornalista, mi occupo di economia. Ho scritto un libro per dimostrare che l'illegalità, oltre che un problema etico, è un costo. Il nostro debito pubblico di 1800 miliardi potrebbe essere azzerato in 10 anni se per esempio si cominciassero a combattere evasione fiscale e corruzione. Evasione fiscale e corruzione significano 120 miliardi l'anno la prima e 60 miliardi l'anno la seconda, messi insieme non c'è bisogno di essere degli economisti, fanno una cifra che spalmata su 10 anni azzererebbe il debito pubblico e quindi non avremmo più bisogno di fare manovre economiche, sacrifici, tirare la cinghia, tagliare la spesa pubblica e non avremmo neanche questo incombente rischio di default come la Grecia, che peraltro è molto simile a noi nelle cifre della corruzione e dell'evasione fiscale e non credo che sia un caso. Io penso che intanto ci salvi l'euro e quindi finché dura l'euro duriamo anche noi. Purtroppo in questi giorni l'attacco è esattamente all'euro. Se l'euro saltasse l'Italia andrebbe assolutamente a catastrofe. Dopodiché credo che noi abbiamo delle caratteristiche abbastanza particolari. Tipo l'enorme economia illegale, ma perché a quelle due cifre dei 120 miliardi di evasione fiscale più i 60 di corruzione bisognerebbe aggiungere 350 miliardi di economia illegale, nera, sommersa o quant'altro. È una cifra ufficiale perché sono le cifre che fornisce l'Istat più molti altri centri studi come Banca Italia, Confindustria. E questa economia illegale però c'è in qualche modo e in qualche modo forse funge da, come dire, da rete di salvataggio a un paese la cui economia, diciamo, legale in chiaro traballa. Dallo studio che io ho fatto mi sembra di capire che l'unica economia che funziona in questo paese negli ultimi 15 anni è per l'appunto quella illegale. Non credo che questo sia un bene, però indubbiamente è un dato di fatto. Io non so se sia possibile salvare l'Italia dal crack o dal declino, però diciamo delle due, io penso che sia più facile salvarla dal crack che non dal declino. Perché il crack, come ho già detto, è legato a molti altri fattori, tra cui comunque un sistema di paesi europei che dovrebbero in qualche modo tenerci dentro anche noi. Il declino è una cosa da cui secondo me non siamo più salvabili. Il declino non è di oggi, il declino va avanti da molti anni e non riguarda soltanto l'economia, il declino riguarda infinite cose. Il declino è nella scuola, nella sanità, in tutti i servizi che non funzionano più, il declino è nei ragazzi che non trovano lavoro, il declino è nelle persone che non hanno assolutamente più nessuna spinta vitale di entusiasmo e neanche di indignazione, che a fronte dei nuovi scandali di corruzione politica, imprenditoriale e tutto il resto che vediamo in questi giorni, che carsicamente riemergono sulle prime pagine dei giornali, in realtà l'unico luogo dove c'è una forma di rivolta popolare è Parma. C'è anche un'assuefazione in questo paese e quindi il declino è già tra noi. Naturalmente c'è un declino culturale, etico, sociale, eccetera, e poi c'è un declino economico. Forse, tutto sommato, il declino economico è quello su cui si potrebbe intervenire in maniera più concreta, no? Perché gli altri sono problemi forse troppo stratificati. Sul declino economico, secondo me, si potrebbe intervenire cominciando a prendere i soldi che l'illegalità sottrae ogni anno. Sono centinaia di miliardi. C'era un interessante articolo sul Sole 24 Ore, quindi non su un giornale rivoluzionario, che diceva che il costo della politica certificato è di 23 miliardi l'anno. Sicuramente è un costo enorme, però il costo dell'illegalità è 15-20 volte il costo della politica ogni anno. Se la politica ci costa 2 miliardi al mese, la sola evasione fiscale ce ne costa 12. Perché non si comincia a lavorare su questo? Io quando vado in giro sento tutta gente che alza un po' le spalle e dice sì vabbè, ma come si fa a recuperare i soldi dell'evasione fiscale? Ve lo dico io come si fa. Per esempio la contraffazione, che può sembrare una cosa molto banale, no? Quella roba per cui ci si comprano le borsette taroccate sulla spiaggia dai marocchini. La contraffazione è una cosa che all'economia italiana costa 18 miliardi l'anno. No, so.
non è una cifra, non sono spiccioli. C'era un organismo che si chiamava Alto Commissario Anticontraffazione che stava facendo una serissima lotta alla contraffazione, per l'appunto. Nel 2008 è stato chiuso perché costava troppo. Al suo posto il governo ci ha messo un call center e anche un indirizzo mail. Se si pensa di poter combattere la contraffazione con un numero verde e un indirizzo mail, teniamoci il buco di 18 miliardi. Possiamo parlare anche della corruzione. Abbiamo visto che costa 60 miliardi. Nel 2003 è stato creato un altro importante organismo che per sorvegliare, monitorare l'andamento della corruzione. Nel 2007 ha presentato il suo primo rapporto, era un rapporto terrificante. Nel 2008 è stato chiuso. Come mai? Costava troppo. Infatti la corruzione ci costa solo 60 miliardi l'anno. Al posto di quei 180 miliardi l'anno che se ne vanno in evasione e corruzione, evidentemente nessuno li vuole recuperare. Ho scritto questo libro, l'ho chiamato Soldi rubati, è un titolo semplice da ricordare, ma secondo me rende anche abbastanza bene l'idea. Leggo qualche dato. Evasione e corruzione abbiamo visto sono 120 miliardi, però io ho calcolato anche altre cose, per esempio 3 milioni di lavoratori in nero. Quanto ci costano? Quanto sottraggono al benessere collettivo? 52 miliardi l'anno, non sono spiccioli. 3.000 incidenti sul lavoro al giorno, più i morti sul lavoro che sono altri 3 al giorno, al di là dei lutti, del dolore eccetera, ci costano 43 miliardi l'anno. La contraffazione ci costa 18 miliardi l'anno, poi ci sono i crack finanziari, i principali crack finanziari, Parmalat e quant'altro, hanno bruciato risorse per 54,8 miliardi e i comuni e gli enti locali italiani sono indebitati attraverso titoli tossici ad altissimo rischio che primarie banche hanno loro venduto per altri 62 miliardi che sono pari a 1.300 euro per abitante. Poi l'abusivismo edilizio, un'altra cosa, tutti ci facciamo, magari pensiamo di farci la veranda eccetera, bene, la veranda e le altre simpatiche cose ci sono costati 20 miliardi e ce ne vorrebbero 25 per rimettere a posto il territorio che è dissestato da appunto l'abusivismo. Poi abbiamo le mafie che fatturano 135 miliardi l'anno, cioè il doppio e il triplo rispetto alle 3 principali società italiane quotate alla Borsa di Milano. Poi abbiamo il riciclaggio e i paradisi fiscali che è un altro giro da 150 miliardi l'anno e poi abbiamo tutte le truffe con i fondi europei, con gli incentivi alle imprese, abbiamo l'usura, le estorsioni, ecco. Io faccio non solo una lista della spesa di tutto questo, ma spiego anche perché è così, come funziona, eccetera. Devo dire, il quadro ne viene fuori è abbastanza raccapricciante anche per me stessa che me lo sono andato a cercare. In effetti c'è da chiedersi, senza questa economia sommersa di queste proporzioni inaudite, l'Italia sarebbe un paese più ricco o più povero? Da un lato potrebbe essere un paese più ricco perché si recuperano quelle centinaia di miliardi che appunto finiscono nel buco nero dell'illegalità ogni anno, ma dall'altro se le imprese per esempio fossero costrette a pagare tutte le tasse, se non ci si potesse più arrangiare, se non si potesse più corrompere per ottenere un appalto, un lavoro o quant'altro, l'Italia come finirebbe? Probabilmente a rotoli più rapidamente? Non lo so. Io però credo comunque che non si possa continuare in questo modo, perché un economista che ha scritto che l'Italia è il campione mondiale dell'illegalità, io non lo so, però certo da noi è parecchio diffusa e assolutamente zero sanzionata e credo che questo sia il problema principale. Il problema è poi se noi recuperassimo questi soldi, che come verrebbero utilizzati? Perché naturalmente in un mondo ideale questi soldi recuperati ai ladri potrebbero essere utilizzati per aumentare le pensioni, per estendere a tutti la cassa integrazione, i sussidi di disoccupazione, i servizi e così via. E in realtà viviamo in un paese dove uno dei motivi, sicuramente sbagliato, però per cui i cittadini tendono a evitare di pagare le tasse non è solo per mettersi in tasca i soldi, lo fanno sicuramente, ma anche perché nutrono una sfiducia di base su come i loro soldi poi vengono utilizzati. Effettivamente non è che ci sono molti esempi di buona spesa, perché quando poi uno legge che si stanziano miliardi per fare opere faraoniche tipo il ponte di Messina o altre opere cosiddette pubbliche in giro per l'Italia, peraltro sono anni che in Italia non si muove una pietra, però ogni volta vengono dichiarate intenzioni di spese enormi, in realtà poi questi cantieri servono soltanto a alimentare più o meno mafie, camorre e cose del genere, non succede assolutamente niente, quindi
Poi, se di colpo ci fossero 400-500 miliardi a disposizione a questa classe politica, a questo governo, come li spenderebbe? Preferisco non chiedermelo. Ci sono i dati della Banca d'Italia che dicono che il 50% della ricchezza nazionale sta in mano al 10% della popolazione, mentre il 90% della popolazione si divide un altro 10% e poi c'è un'altra fetta che non si è capito bene a chi vada. Però sta di fatto che negli ultimi anni 10 punti percentuali sono spostati dal lavoro alle rendite finanziarie, quindi sicuramente è un paese con le pezze al culo, ma non con le pezze al culo nello stesso modo per tutti. A me mi ha molto colpito tempo fa e mi ha dato esattamente la misura di come sia cambiata l'idea di ricchezza in questo paese. Si parlava di tutto il giro olgettine, ragazze, bunga bunga, e c'era un padre intervistato in televisione. Mi è molto colpito perché era lì con la sua faccia e quindi è una persona riconoscibile, e questa persona parlava dell'ipotesi che qualcuno offrisse a sua figlia 7.000 euro per prostituirsi con un signore più o meno dal culo flaccido, non so. Questo padre ha detto che la riteneva una cifra assolutamente equa, una cifra interessante, cioè era un ottimo affare per lui vendersi una figlia per 7.000 euro. Ora, al di là del giudizio etico, morale su un padre che ritenga corretto prostituirsi la figlia, secondo me la cosa su cui varrebbe la pena riflettere è sulla cifra, cioè 7.000 euro per un italiano medio sono una cifra che ti cambia la vita, dopodiché 7.000 euro sono una cifra con cui riesci a malapena a comprare una borsetta Hermès di un certo modello. Ecco, secondo me nel momento in cui in questo paese arriviamo a considerare 7.000 euro una cifra che ti cambia la vita, se c'è qualcosa di grave. Io la mattina vado al bar a fare colazione e sono l'unica che si limita a prendere il cappuccino, perché tutti gli altri hanno dei pacchi così di gratta e vinci, cioè, e sperano davvero che arrivino dei soldi dal cielo in questo modo. Tra un po' la gente andrà in pellegrinaggio a Lourdes a cercare di avere dei soldi, perché insomma questo paese ha un problema di povertà veramente serio, e però qui ci sono centinaia di miliardi che ogni anno vengono rubati da qualcuno. Si potrebbe cominciare a recuperarli.